Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione proseguiremo con l'argomento disegni, mentre nella lezione precedente abbiamo parlato di come aggiungere le viste più importanti, quindi la vista generale, una o più viste di proiezione, una vista di sezione con diverse proprietà, quindi una vista di sezione intera, una vista di sezione locale, come anche modificare alcune proprietà delle viste, ad esempio mostrare una vista a metà qualora l'oggetto sia un oggetto simmetrico. Invece in questa lezione parleremo di come aggiungere le quote, di come mostrare le quote del nostro modello sul disegno, per poi ovviamente generare o un PDF o andare a stampare anche su carta un disegno in 2D con tutte le informazioni necessarie. Prima però di entrare vivo nell'argomento, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, possibilmente andare a vedere anche i video precedenti che sono propedeutici per l'argomento che stiamo affrontando in questa lezione. Ok, detto ciò, iniziamo l'argomento quote e lo inizio dicendovi che in realtà in Creo ci sono due metodologie che dobbiamo conoscere su come mettere le quote. Le quote possono essere messe con una funzionalità che io chiamo manuale, sono anche dette quote associative, ovvero sono delle vere e proprie quote che vengono messe direttamente sul disegno. Possono essere messe con estrema libertà, lì dove ci interessa mostrare una misura, una distanza, un angolo, eccetera. Esiste una seconda metodologia che però vedremo in un terzo video, ovvero le quote che io chiamo automatiche, ma in realtà non sono altro che le quote del modello che sono già presenti sul modello che noi possiamo andare a mostrare sul disegno. Però mentre questa metodologia è per utenti un po' più esperti, la metodologia precedente, quindi quella delle quote manuali, è invece un po' più adatta a utenti con poca esperienza, con poca conoscenza del software e con poca anche esperienza nella modellazione parametrica. È comunque un argomento importante che dobbiamo conoscere tutti e dobbiamo tutti quanti saper utilizzare sia le quote manuali che poi con un po' più di esperienza anche le quote automatiche. Ok, il comando delle quote manuali in realtà è immediatamente visibile ed è questo. Questo comando è sufficiente attivarlo affinché ci venga aperta questa finestra che consente poi di gestire diverse tipologie di quote per agganciarci alle geometrie che ci sono sulle nostre viste in maniera differente. Però in realtà nel 90% dei casi andremo sempre a utilizzare, secondo me, questa opzione qua, quella di andare semplicemente a selezionare le varie entità che vogliamo andare a quotare. Quindi con questo comando in realtà si lavora un po' come nello sketch, ovvero è sufficiente selezionare una sola entità per poi avere un'anteprima della quota prima ancora di doverla confermare. Quindi come potete vedere possiamo mettere una quota della lunghezza, una quota della sua proiezione in verticale, una quota della sua proiezione in orizzontale. Una volta che abbiamo trovato la quota che ci interessa, basta confermarla con un clic col tasto centrale del mouse. Idem se vogliamo quotare anche la lunghezza di questa entità, ma possiamo anche andare a selezionare più entità. In questo caso selezioniamo una prima e poi con il CTRL andiamo a selezionare la seconda. Ricordatevi, il CTRL è importante quando dobbiamo selezionare una seconda entità per definire una quota, e quindi andiamo a selezionare questa. Noterete che appunto ci mette la distanza tra quei due segmenti che sono paralleli e quindi chiaramente vogliamo vederne la distanza, e sempre confermiamo col tasto centrale. Col comando quota possiamo anche andare a selezionare dei punti. Tasto centrale per piazzare la quota. Possiamo anche andare a quotare degli assi, la distanza di un asse rispetto ad un'altra entità, quindi tranquillamente possiamo anche selezionare gli assi. Possiamo andare a quotare un raggio, anche qui ci viene mostrata l'anteprima. Quando andiamo a selezionare un arco di circonferenza per definire una quota, in questa prima fase col tasto destro ci si apre un menu a tendina che ci consente di dirgli che tipo di quota vogliamo, se un diametro, un raggio, una quota angolare o la lunghezza dell'arco.
in questo caso va bene il raggio, e quindi clicco fuori e poi confermo col tasto centrale. Anche se poi abbiamo confermato, in realtà dal cruscotto della quota che ci si apre quando utilizziamo questo strumento possiamo anche in un secondo momento andare a modificare la scelta che abbiamo fatto da questo menu. Possiamo allo stesso modo in questo caso andare a quotare, tenendo premuto il tasto destro, il diametro e poi tasto centrale per confermare. Se invece vogliamo quotare la distanza tra due circonferenze, è sufficiente selezionare la prima, poi con il CTRL andare a selezionare la seconda. Lui ci mostrerà ovviamente la distanza tra i centri di queste due circonferenze. Posso o tenere premuto il tasto destro per vedere se ci sono delle scelte, ma in questo caso non ci sono d'aiuto. Se confermo, io posso però in un secondo momento andargli a dire: guarda che però voglio quotare il valore massimo da una parte e il valore minimo, no scusatemi, il valore massimo dall'altra. Oppure possiamo cambiare, sempre selezionando la quota, possiamo cambiare questa impostazione, possiamo anche dirgli che vogliamo il massimo da una parte e il minimo dall'altra. Oppure gli possiamo dire che voglio ritornare sul centro e sul massimo. E quindi abbiamo grossa possibilità di intervenire su questa situazione. Sulle quote, ad esempio anche le quote di raggio, io posso selezionarle e da visualizza posso invertire la quota. Sulle quote di raggio ci dà più scelte possibili. Facciamo una cosa, cancelliamo questa perché ci dà un po' fastidio. La prima scelta è questa che abbiamo visto. In realtà anche da qui possiamo invertire la freccia. Riselezioniamo la quota e la invertiamo ancora. Riselezioniamo la quota e la invertiamo nuovamente e ricominciamo il giro delle scelte possibili. Stessa cosa vale per il diametro. Possiamo quotare un diametro in questo modo. Possiamo quotare un diametro così, con la doppia freccia. Possiamo anche invertire le frecce e metterle all'interno e poi ritorneremo probabilmente alla prima scelta possibile. Le quote le posso selezionare e spostare all'esterno delle frecce, piazzarle al centro. Posso selezionare la quota e invertire le frecce in modo che le frecce siano all'esterno. Posso selezionare una linea di riferimento e cancellarla. Questo è comodo quando c'è una vista interrotta, piuttosto che la quota di riferimento per una modifica che ho fatto al modello non ha più senso di esistere, quindi è bene non mostrarla perché potrebbe portare a confusione. Ritorniamo al comando quota. Facciamo una cosa, prima di tornare al comando quota andiamo a cancellare tutte le quote che ho messo fino a questo momento, appunto per vedere meglio il nostro disegno. Quindi riprendiamo il comando quota e andiamo a vedere le altre opzioni. Con questo tasto noi possiamo chiedergli di quotare solo le tangenti a delle circonferenze, e quindi vi faccio vedere che se seleziono questa e poi premo CTRL e seleziono questa, mi darà le tangenti. In realtà mi darà le tangenti lì dove ho cliccato, più vicine alla situazione in cui ho cliccato. In realtà con questo comando possiamo anche quotare la tangente a questa circonferenza, poi cambiamo l'opzione, premiamo CTRL e selezioniamo questa entità. Quindi ho la tangente interna e uno spigolo rettilineo. Le cancello nuovamente, riprendo il comando quota. In realtà voglio provare anche a fare una cosa, a selezionare questa, premere CTRL e selezionare questa. In realtà non c'è neanche bisogno di switchare su un'altra opzione, perché ovviamente mi prende anche la tangente a uno spigolo rettilineo che è sostanzialmente lo stesso spigolo. Con quest'altra opzione invece io posso quotare il punto medio di questa entità rispetto a, con il CTRL, il punto medio di questa.
Non ha molto senso in questo caso, però è giusto per farvi vedere questa funzionalità. Cancello nuovamente le quote, prendo il comando quota nuovamente. Con questo strumento invece posso andare a definire e quotare delle intersezioni apparenti che in realtà non sono presenti sul modello, sono degli spigoli che non sono presenti sul modello o delle geometrie non presenti sul modello, ma che io posso andare a generare perché mi serve l'intersezione data da due spigoli che però non ho a disposizione, ma me la posso creare appunto con questa opzione. Io posso andare a selezionare questo, premo CTRL per definire la prima intersezione, che può essere questa, e noterete che mi ha mostrato questo punto qui, e poi se voglio riattivo questa funzionalità e sempre premendo CTRL posso dirgli di darmi questa quota qua, che è appunto la quota rispetto a quell'intersezione. Qui si sovrappone un attimo alla nota che mi dice che questa è una sezione. Tra l'altro in questo tipo di quota io se vado sulla selezione e vado su visualizza posso anche dirgli di mostrarmi le linee di riferimento di intersezione. Ok, se seleziono una quota manuale, a parte che ho la possibilità da qui di gestire le tolleranze, ma anche qui si apre un argomento che può essere abbastanza ampio, da qui, cosa che in realtà sconsiglio fortemente di fare, posso sovrascrivere la quota, cioè posso dargli un valore diverso da quello reale, però ripeto, è meglio non farlo. Da qui posso scegliere quante cifre decimali voglio vedere della quota e da qui sotto quante cifre decimali voglio vedere della tolleranza. In più, se vado su testo quota, posso andare ad aggiungere dei prefissi alla quota, che può essere, non so, anche un simbolo di diametro, qualora mi servisse, può essere anche un'indicazione di altro tipo, ad esempio prova, scrivo un testo qualsiasi, posso scrivere anche dei suffissi, ma posso scrivere anche al di sotto o al di sopra o a sinistra o a destra di questo chiocciola D. Il chiocciola D, allora cancello il prova, chiocciola D sta a indicare che lui mostrerà la dimensione della quota, ma io posso anche spostarlo un po', ci metto un uguale, a volte capita di dover mettere un uguale uguale prima e dopo la quota, appunto per far capire che quella è una quota simmetrica rispetto ad un asse, ad esempio. In realtà questo l'avrei potuto mettere anche come prefisso e come suffisso. Anche come prefisso e suffisso, ma anche prima o dopo il chiocciola D posso mettere una parentesi, aprire una parentesi tonda e per poi chiuderla, questo per far capire che è una quota di riferimento, nonostante poi ci sia comunque un comando specifico che fa esattamente questo. Posso scrivere anche sotto il chiocciola D e come vedete quello che scrivo compare al di sotto della linea di quota. Al di sotto della linea di quota posso anche scrivere delle note di qualsiasi tipo e quindi posso scrivere un testo qualsiasi. Se invece proprio non voglio vedere il valore di quota, ma voglio andare a scrivere, non so, semplicemente solo un testo, posso scrivere chiocciola O spazio e scrivo lunghezza. O sta per overwrite, quindi vado a scrivere sostanzialmente la quota, ma al posto della quota non scrivo un valore numerico, scrivo un testo. Posso farlo, posso anche scrivere un valore numerico, ma anche qui ritorniamo al discorso di prima, è bene non farlo perché questa quota non sarebbe più associativa, quindi non sarebbe più legata al modello 3D. Ok, direi che questa quota la andiamo a cancellare. Altre informazioni che vi posso dare, diciamo che sulle quote manuali più o meno abbiamo detto tutto. Vi mostro rapidamente il fatto che posso anche mettere delle quote di ordinata, che sono sostanzialmente queste. Le quote di ordinata si definiscono selezionando un riferimento che sarà lo 0 per tutte le quote e poi premo CTRL e seleziono altre entità
e quindi sono andato a definire le cosiddette quote di ordinata, che sono sostanzialmente gli scostamenti rispetto a questo riferimento che viene considerato come lo zero di altre entità. Poi posso andare a definire, come vi ho detto prima, delle quote di riferimento, quindi quando voglio mettere una quota ridondante che in realtà non è necessaria a livello della comprensione del modello, ma può essere importante per aiutare chi poi va a leggere il disegno, è sostanzialmente una quota a tutti gli effetti, ma che ha come prefisso e suffisso una parentesi, e quindi che ci fa capire che non è una quota fondamentale, però ci aiuta a capire magari la somma di altre quote che abbiamo messo. Cosa possiamo fare sulle quote a livello di formattazione? Vi ho mostrato prima che possiamo anche cancellare una linea di riferimento, possiamo selezionare una quota e fare tasto destro inclina quota, in questo modo qui. Questo in genere lo si fa quando non si vuole che questa quota si sovrapponga a altre quote, oppure, adesso non è questo il caso, ma se abbiamo bisogno di più spazio per mostrare il valore di questa quota, possiamo anche andare sulla linea di riferimento, fare tasto destro, inserisci scatto, cliccare in un punto e ricliccare, tasto centrale, e quindi abbiamo creato questa situazione. Ultima cosa, ce ne sono tante da dire, ma in realtà poi il modo migliore di impararle è fare anche tanti disegni, tanti esercizi. Ultima cosa, a volte può capitare che vogliamo cambiare la tipologia di freccia. In realtà se andiamo su formato, stile freccia, posso cambiare per entrambe le frecce lo stile, però in realtà vi dico che quasi sempre è necessario cambiarle solo su una delle frecce, quindi si seleziona la quota, si va sulla punta della freccia, vedete che il cursore del mio mouse è cambiato, tengo premuto il tasto destro, vado su stile freccia e posso dirgli che in questo caso voglio un pallino. Questa cosa si utilizza quando ci sono delle quote molto piccole e molto ravvicinate, dove le frecce si sovrappongono, creano confusione, e allora si sostituisce la freccia con il pallino, perché occupa sicuramente molto meno spazio e quindi poi si crea più spazio per poter mostrare chiaramente il testo. Ok, detto ciò, chiudo qui il video perché già è abbastanza lungo e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti.